Nella scorsa puntata di Disegnando la Spagna, dopo essere stato raggiunto da Simone, Nazi cerca di liberarsi di lui, utilizzando alcune tecniche come scavare una fossa, portarlo sulla cima di un vulcano o in un labirinto scavato dal vento. Ma qualcosa va storto, ed ancora una volta si trova a dover dividere del cibo con lui. Fin quando, dopo una nottata passata in macchina, finalmente il caro Simone se ne ritorna a casa. Buongiorno. Direi che è arrivato il momento di iniziare la penultima isola delle Canarie, nonché una delle più grandi, nonché Fuerteventura. Non so cosa mi aspetta, non so cosa troverò assolutamente davanti al mio cammino. E tanto vogliamo o non vogliamo, la dobbiamo fare. Vabbè, iniziamo il tutto e vediamo che ne viene fuori. La prima cosa che dobbiamo fare ora è trovare un punto dove iniziare quest'isola, un punto caratteristico dove poi la termineremo, e stavo pensando proprio dove ci sono tutti questi cadaveri buttati a terra. Nelle vicinanze andrebbe più che bene. Ma raga, quale miglior punto se non questo? Abbiamo una linea immaginaria provocata dal sole, la nostra bella ombra, e quindi niente, direi che possiamo iniziare. E ragazzi, sono i miei 3, 2, 1, diamo il via anche all'isola Fuerteventura. Ta-da! Si parte. Quest'isola è molto particolare, ma soprattutto è molto diversa dalle altre. Diciamo che ogni isola canaria ha la sua particolarità. Questa è un'isola che ha tantissime spiagge, ha delle spiagge bianche, ha la spiaggia Popcorn che si trova qui vicino, ma che vedremo alla fine del giro. E niente, è una meta turistica soprattutto per chi pratica degli sport acquatici, cioè chi fa surf, kitesurf e roba varia, e vengono tutti qua anche perché c'è sempre un vento costante che raggiunge l'isola. Oggi ci sta andando bene, non ce n'è tantissimo, però nei prossimi giorni sono sicuro che non ci darà vita semplice. Ci sono anche, da come ho visto sulla mappa, delle zone deserte, delle zone abbastanza lunghe dove non c'è civiltà, quindi raga vediamo che ne viene fuori. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. È iniziato a piovere bene. Raga, sta piovendo tantissimo. Non ci credo, è voce del sole, porca miseria. Ma guarda qua. Ma è bianchissima. Che bello. È tornato il sole. Sta tornando il sole. Sto sudando. Sta tornando di nuovo la pioggia, però almeno sono uscito dalla zona sabbiosa. Chi sono questi qua? Che vogliono da me? Salve! Salve, io sono Luca e lei è la Inga. Inga, ciao, Nazario, piacere. Madonna, ma vai, Che mi hai portato? Qui ci portano ma via. Che ci sta qua dentro? Una mela, 3 polpette e una tropica. Ah, le polpette le hai fatte tu? L'ha fatte nonno. Tuo nonno? Sì, Oh, che carino! Sì, perché ti potevo dare l'acqua da 2 litri. Ah, no, fai il tatuaggio? No, questo. Ah, grazie di tutto! Ciao! Ciao! Quale miglior modo di bere la birra se non sotto la pioggia? Che spettacolo! Porca miseria!
Ma sono buonissime queste polpette. La gente che passa ci vuole sotto la pioggia e si mette a mangiare le polpette e a bere birra. Ovvio. Nonostante il posto sia piccolo, ragazzi, ci sono delle cose abbastanza particolari. Qui, come questa statua dedicata a Lola, una statua pagata dai familiari, è messa qui perché, da come ho capito, questa signora è stata molto amata da questa zona e ha fatto delle cose molto particolari e buone per gli abitanti, quindi la stanno ricordando con una statua, da come ho capito. Poi, cioè, guardate qua, ogni casa, ogni piccola struttura ha delle cose particolari, anche se sembra abbandonato, comunque c'è chi si occupa un po' dei fiori, no? Delle barchette colorate, e poi praticamente c'è una cosa molto, ma molto particolare. Ragazzuoli miei, è un piccolo santuario costruito in una barca. C'è tanta roba, ci sono i colori della bandiera canaria e guardate qua che spettacolo. Ragazzuoli miei, sono quasi arrivato al mio punto di sosta. Com'è che si chiama il paesino? Porto Lagas. E praticamente ho incontrato altri italiani, Stefano e Daniela. Si sono trasferiti da poco qui, giusto, da pochissimo vi siete trasferiti? Luglio. No, che bello, è pienissimo di italiani e sono contentissimo di avervi conosciuto. Grande Nancy, grande. Anche noi. Ciao Nancy. Ma sono felicissimo, italiani ovunque, anche qui a Fuerteventura, ce ne sono davvero tantissimi, sono sicuro che ne incontrerò un sacco lungo il cammino. Comunque sta di nuovo piovendo e niente, mi manca forse meno di 1 chilometro a fine tappa. Ho trovato €1. Ho raggiunto il mio punto di sosta e oggi dormo qua, in mezzo a un cumulo di macerie. Ci sono delle fabbriche lì, ho qualche fabbrica dietro, però sembra un posto abbastanza tranquillo e va bene così. Prima di piazzare la tenda, quasi quasi, ci mangiamo qualcosina, aspettiamo un po' che faccia buio e poi subito andare. Sono le tagliatelle di... mamma, vedi chi sono sti tagliatelle qua? Quando odio ci stenda sto pezzo. Sto mangiando col cucchiaio, non sono riuscito a prendere neanche le tagliatelle. Però questo pesto non è male, ma valù, e anche questa è fatta. Primo giorno a Fuerteventura andato. Che dire, mi ha dato un buon benvenuto, con pioggia, sole, sudate, sabbia, anche gli insetti, sono pure zanzare, quindi meglio di così non si può. Oggi dormiamo qui in queste macerie e domani chissà. Vabbè, vado a riposare. A dopo. Down in Louisiana, where the tall pine trees grow, there live a preacher daughter and she knows how to jelly roll. And a papa wanna save my soul, but a sweet talking daughter, Lord, she loves to jelly roll. Raga, che carino che qui sul lungomare ci siano queste sculture. Questo porto è conosciuto principalmente per le tante case imbiancate a calce. Fanno un bel effetto comunque con tutto quello che c'è intorno, perché c'è il verde, c'è un po' di blu
Sono caratteristiche perché la maggior parte ha dei disegni di pescatori, di pesci, sono un po' rovinate, però dai, ci sta. Poi ci sono anche delle sculture a forma di chiocciola su tutto il lungomare. Qualcosa c'è. Adesso mi sto inoltrando un po' all'interno, facciamo un giretto e poi andiamo via. Raga, che bello. Lì fanno sumo. Va, mina pava, minufo. Manca poco. Ecco qua. Quella che vedete, ragazzi miei, è Playa Chica. A parte i scoiattoli che si stanno massacrando, questa spiaggia è bella coperta e quindi non ci sono onde e l'acqua è molto molto cristallina. Guardate qua che tranquillità. Ah, che carini. No vabbè raga, ma ce ne sono tantissimi. Ciao Ciolino, ma quanto sei bello tu. Ma sei bellissimo sei. Guardati. Ciao. C'hai fame? Ma raga, che spettacolo! Praticamente Fuerteventura è conosciuta anche come la spiaggia degli scoiattoli. Da come avete visto è pieno zeppo di questi roditori, perché comunque fanno parte di questa famiglia. Sono onnivori, mangiano principalmente piccoli frutti, però comunque sia possono vivere ovunque gli pare e piace. E da come ho capito, praticamente una coppia di questi scoiattoli chiamati Ardillas sono stati portati qui, secondo una vecchia leggenda, da un australiano. Poi si sono accoppiati tra di loro, hanno fatto festa e tra virgolette hanno invaso tutta l'isola, quindi è pieno zeppo di questi piccoli animaletti. Salve! Piano, una rondella! Anche tu che bel culetto che c'hai. Ragazzuoli, sono stato raggiunto da Elisa e Sabrina. E i loro tre cagnoloni come si chiamano? Nira e Bad. Nira, Kira e Bad. Che carini che siete. Qua. Beh. Ballerino, vai, fai vedere come si balla, vai. Destra, sinistra, destra. Qui sono gli spagnoli che sono venuti nella nostra Italia. Fuerteventura italiana. Pure i cammelli ci sono qua. Ok, il posto mi piace. Ci piazziamo qua. Ok, ho posizionato la tenda e niente, si sta alzando il vento, ragazzuoli. Finalmente sto iniziando a sentire il vento di Fuerteventura. Non è ancora niente, però sono sicuro che adesso raggiungeremo una zona dove ci sarà un sacco di vento. È capace che già domani la raggiungiamo e speriamo di non prendere il volo. Comunque, arrivati a questo punto, seconda giornata su quest'isola passata, più di 50 km già percorsi. È un'isola abbastanza particolare, un'isola abbastanza strana rispetto alle altre, a parte gli scoiattoli, le spiagge tutte colorate, i popcorn, tutte queste cose qua. Secondo me ci sarà tanto da vedere e tanto da divertirsi. Comunque, nel mentre io mo mi metto a dormire
E mi raccomando, se anche questo altro video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere mi piace, di condividere e iscrivervi al canale. Se volete assistermi in qualche modo, abbonatevi al canale dove riceverete anche dei contenuti extra. Detto questo, Nazi vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!